How would you describe Anita? What sort of person was she? Well, she was beautiful. Beautiful in spirit and body. Totally beautiful. Vi farò un piccolo riassunto della prima parte, giusto per rinfrescarvi la memoria. In caso non abbiate visto la prima parte del caso di Anita Cobby, vi metto qui sopra il link. Anita Cobby era un'infermiera di 26 anni di Sydney, in Australia. Si era da poco separata dal marito, John Cobby, e si era trasferita di nuovo dai suoi genitori a Blacktown. Dopo appena 6 settimane dalla separazione e dal trasferimento, Anita uscì a cena con alcune amiche e non tornò mai più a casa. Il suo corpo venne ritrovato 2 giorni dopo, riverso a faccia in giù in un campo, e bastava uno sguardo per capire che era stata uccisa in modo brutale. All'inizio il principale sospettato fu proprio il suo ex marito, John Cobby. La polizia concentrò tutte le sue energie su di lui. Erano convinti che fosse il colpevole, lo interrogarono più volte, arrivando persino a usare la forza fisica, sbattendolo contro il muro e pretendendo che confessasse in qualche modo. E lui lo fece, rilasciò appunto una falsa confessione, anche se in fondo gli stessi agenti sapevano che non era comunque vero. Avevano ottenuto ciò che volevano, una confessione, ma subito dopo si resero conto che John non era il killer. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo è raccontare storie, che si tratti di misteri paranormali o di casi di true crime. Il mio intento è sempre quello di onorare le vittime e trattare le loro storie con attenzione, responsabilità e umanità. Esploro le complessità di ogni caso, dando voce a vicende meno conosciute o a storie che hanno catturato la mia curiosità. E il mio disclaimer è lo stesso. I miei contenuti ovviamente non sono adatti a tutti, quindi se questo video dovesse risultarvi troppo pesante, vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo. Cominciarono a guardare altrove, indagarono sui tassisti della zona e sui molestatori sessuali noti, ma non trovarono nulla, finché non iniziarono ad arrivare segnalazioni da persone che vivevano tutti sulla stessa strada e che avevano visto o sentito qualcosa di molto inquietante la notte della scomparsa di Anita. Alcuni testimoni avevano udito delle urla, un'altra persona, guardando dalla finestra, aveva visto appunto un gruppo di uomini costringere una donna dai capelli scuri a salire dentro una macchina per poi allontanarsi. Mettendo insieme tutti questi elementi, le urla, la donna trascinata in auto, la successiva scomparsa di Anita e il ritrovamento del suo corpo, la polizia capì di avere dei testimoni del suo rapimento. Iniziarono a seguire queste piste, ma prima che potessero fare grandi progressi, qualcosa accadde. In casi così gravi, gli investigatori cercano sempre di mantenere il massimo riserbo. Non rivelavano mai ai media tutti i dettagli dell'autopsia, né i sospettati o le prove raccolte. Per questo motivo potete immaginare lo shock quando l'autopsia di Anita Cobby venne trapelata e letta in diretta alla radio durante un programma mattutino. L'uomo che rivelò quei dettagli era uno dei conduttori radiofonici più famosi in Australia all'epoca. Si chiamava John Laws. In diretta un giovedì mattina, mentre la gente faceva colazione o accompagnava i figli a scuola, quest'uomo lesse pubblicamente ogni orrendo particolare dell'autopsia di Anita. I thought we can't let this go on, and the only way to get an impression is by way of shock. February 6, 1986. You're listening to the John Law Show on 2TV News Talk 87. Let's cross again to Detective Sergeant Ian Kennedy, who was responsible for the leading of the Cobby investigations. And John Laws, the most powerful man in Australian radio, reads a leaked copy of Anita Cobby's autopsy live on air. I thought, well, the general public ought to know.
just how bad these monsters are, and what this girl, the indignities that the girl had to suffer. I recall John Laws reading out the autopsy report and all the gruesome details. What do you think of that? Well, look, I thought it was uncalled for. This is what you read on air? Is this what I said? Yeah, part of what you said, yeah. Yeah, why do I want to read this again? I really don't want to read it again. It's a terrible thing. And when I look at it again, it's just a terrible thing. What they did to the girl. Fu un evento scioccante per diversi motivi. Primo, perché quel tipo di contenuto non avrebbe mai dovuto andare in onda in fascia mattutina, quando la maggior parte delle famiglie ascoltava comunque la radio. Secondo, perché John Laws aveva divulgato senza alcuna autorizzazione i dettagli più intimi e dolorosi della tortura subita da Anita, senza il consenso della polizia e né dei genitori, che appresero tutto ascoltando la trasmissione in diretta. E infine questo gesto rischiava di compromettere seriamente l'indagine. Dopo che l'intero paese venne a conoscenza dei dettagli, la paura si diffuse ovunque. Gli australiani erano già comunque sconvolti per il rapimento e l'omicidio, ma ora, dopo aver sentito tutto, il terrore fu totale. John Laws, l'uomo che aveva diffuso il referto, si giustificò dicendo che sentiva il dovere di informare il pubblico, di avvertire che persone capaci di simili atrocità erano ancora in libertà. La parte più triste fu che la famiglia di Anita non conosceva nemmeno la metà di ciò che c'era scritto nell'autopsia. La polizia non aveva voluto raccontare tutto per proteggerli, non volevano che la madre dovesse immaginare le sofferenze della figlia negli ultimi momenti di vita. E invece quella mattina i genitori scoprirono tutto insieme al resto dell'Australia. Ma da quella violazione, da quel leggere l'autopsia di Anita Cobby, comunque nacque qualcosa di positivo e fu l'ondata di indignazione collettiva. L'intera nazione si unì. Rabbia, compassione e la voglia di giustizia spinsero molte persone ad agire. Quel giorno stesso, dopo la trasmissione, cittadini e aziende di tutta l'Australia raccolsero $50.000 come ricompensa per chiunque fornisse informazioni utili per identificare l'assassino di Anita. La gente protestava, creava cartelli, cercava interviste con la polizia, tutti volevano risposte e infine, circa una settimana dopo, arrivò una soffiata importante da un informatore della polizia. L'uomo appunto segnalò un gruppo di ragazzi che la notte della scomparsa di Anita avevano appunto rubato un'auto. Quella vettura corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dai testimoni del rapimento. L'informatore fece 3 nomi: John Travers, Michael Murdoch e Leslie Murphy. Poco dopo tornò con altri 2 nomi e quegli altri 2 nomi erano i fratelli di Leslie Murphy, Gary e Mick. La polizia scoprì che tutti e 5 erano ben conosciuti dalle forze dell'ordine. Ognuno di loro aveva precedenti per furti, rapine e aggressioni. E uno di loro, John Travers, era già stato segnalato nei primi giorni dell'indagine da una fonte anonima. All'epoca il corpo di Anita non era nemmeno stato ritrovato, ma qualcuno aveva già chiamato dicendo: indagate proprio su Travers. Travers era un individuo pericolosissimo, con un passato di violenze e crimini sessuali. Mi domando io perché non l'abbiano fermato prima, è rinchiuso da qualche parte. C'era chi diceva che fosse solo una sensazione, ma che sembrava il tipo capace di un delitto così. La polizia trovò Travers, Murdoch e Leslie Murphy e li arrestò per il furto d'auto. Durante l'interrogatorio non cercarono di far capire che erano stati sospettati per l'omicidio di Anita, volevano solo osservare le loro reazioni. Quando nominarono il caso, Michael Murdoch e Leslie Murphy rimasero impassibili, ma John Travers reagì in modo diverso. Quando la polizia perquisì la sua macchina, trovò un coltello con tracce di sangue. E durante l'interrogatorio gli agenti fecero un commento su quel coltello e Travers scattò dicendo: non sono stato io a tagliare la gola a quella puttana.
ma nessuno aveva ancora nominato Anita, quindi guarda, si è proprio dato la zappa sui piedi. E infatti, appunto, fa un momento rivelatore, un segno di colpa evidente. La polizia rilasciò Mordek e Leslie Murphy, ma trattenne Travers. È qui che la storia prese proprio una piega inaspettata. Travers chiese di poter telefonare a un'amica per farsi portare delle sigarette. La donna che rispose era la fidanzata di suo zio, che chiameremo Miss X. Quando arrivò in centrale, gli agenti la fermarono e le parlarono in privato del caso di Anita Cobby. Lei appunto disse che era super sollevata dal fatto che avevano arrestato suo nipote e che altrimenti l'avrebbe fatto lei, li avrebbe chiamati lei. Ed era più di 2 settimane che non riusciva a dormire perché era convinta che suo nipote era in qualche modo coinvolto. Non aveva prove però, aveva semplicemente un terribile presentimento, conoscendo appunto Travers di quello di cui era capace, quindi lei se lo aspettava in qualche modo. Infatti la polizia le chiese se fosse disposta ad aiutarli con un'operazione sotto copertura. Doveva parlargli, fingendo comunque una normale conversazione mentre indossava un microfono nascosto. Infatti lei accettò subito. Durante il colloquio, cioè la chiacchierata con suo nipote, lui confessò e disse che, fate attenzione, lui e gli altri 4 uomini avevano rapito e violentato Anita Cobby, tutti e 5, e ammise di essere stato proprio lui a sgozzarla. E non solo, chiese alla zia di andare a casa sua, trovare il coltello e i vestiti sanguinanti per nasconderli, non per gettarli, perché comunque voleva tenere il coltello come ricordo. La zia sconvolta uscì dalla stanza e crollò in lacrime. Aveva appena sentito con le proprie orecchie la confessione di suo nipote. La polizia, ora che aveva una confessione registrata, ma aveva comunque bisogno di una seconda conferma. Così mandarono Miss X, la stessa donna, la zia di Travers, da Michael Mordek. Anche lui parlò del caso, fingendo di sapere già tutto. Mordek all'inizio negò, ma alla fine ammise abbastanza da confermare la storia di Travers. Era tutto ciò che serviva per procedere agli arresti. La polizia infatti subito dopo fece irruzione nelle case di tutti e 4 gli uomini, quelli rimanenti. Quasi tutti si arresero senza porre resistenza, tranne Gary Murphy, che tentò di scappare nel giardino, ma venne rapidamente placato e arrestato. Tutti e 5 furono incriminati per rapimento, stupro e omicidio. La zia di Travers, dopo aver collaborato, dovette entrare nel programma di protezione testimoni insieme alla sua famiglia. Appunto ricevettero nuove identità e si trasferirono per paura che potessero essere minacciati di morte. Durante il processo venne finalmente ricostruito l'intero orrore della notte del 2 febbraio 1986. Anita arrivò alla stazione di Blacktown intorno alle 22. I telefoni pubblici erano vandalizzati, i taxi inesistenti.
quindi decise di camminare verso casa, un tragitto di circa 20 minuti. Ma dopo 10 minuti una macchina si fermò davanti a lei. 2 uomini scesero da quella macchina ed erano appunto John Travers e Michael Mordek. La afferrarono e la trascinarono urlante nell'auto. Un gruppo di testimoni sentì le urla ma non riuscì a intervenire in tempo. Nel veicolo c'erano tutti e 5 membri della banda. Durante il tragitto la picchiarono brutalmente, le ruppero il naso e gli zigomi. La costrinsero a spogliarsi e ad avere rapporti sessuali con ciascuno di loro. Quando finirono la benzina, si fermarono a una stazione di servizio e pagarono usando i soldi che le avevano rubato dal portafoglio. Poi guidarono fino al campo, dove ore dopo il suo corpo sarebbe stato ritrovato. La trascinarono attraverso un recinto di filo spinato, continuando a torturarla. Quando capirono che Anita aveva visto i loro volti e sentito i loro nomi, decisero che non potevano lasciarla viva. John Travers prese il coltello e le tagliò la gola così profondamente che quasi la decapitò. Dopo gli arresti, l'intera nazione seguì il caso con il fiato sospeso. La brutalità del crimine aveva comunque scosso profondamente l'opinione pubblica e quando emersero tutti i dettagli durante il processo, l'Australia intera rimase inorridita. L'aula era sempre piena ogni giorno di giornalisti curiosi, parenti delle vittime e persino persone comuni che si erano presi un giorno libero solo per essere presenti. La madre e il padre di Anita sedevano in prima fila, stretti l'uno all'altra, costretti ad ascoltare ogni terribile dettaglio di ciò che la figlia aveva subito. Durante il processo la corte ascoltò ore di testimonianze e prove raccolte dalla polizia. Uno dei dettagli più agghiaccianti fu la registrazione della confessione di Travers. Quando venne fatta ascoltare, molti tra il pubblico e i giurati si misero a piangere. Travers raccontava i fatti con un tono freddo e privo di rimorso, come se stesse parlando di qualcosa di banale. E ovviamente i suoi carissimi amici tentarono di scaricare la colpa, tutta la colpa su Travers. Dissero che era lui il capo, che li aveva costretti, che era comunque violento e instabile. Ma le prove dimostrarono che tutti e 5 avevano partecipato attivamente all'aggressione e allo stupro e che nessuno aveva cercato di fermarlo. Quando gli fu chiesto perché avessero ucciso Anita, Travers rispose con una frase glaciale: perché non volevamo andare in prigione. Era l'unica giustificazione che diede. E il processo durò mesi, la tensione in aula era super costante. Ogni volta che i dettagli dell'autopsia venivano letti, la madre di Anita tremava e spesso doveva uscire per respirare. I giornali pubblicavano quotidianamente aggiornamenti e foto dei 5 imputati, definendoli mostri e bestie. Io direi che è poco questo. L'indignazione pubblica raggiunse livelli mai visti prima. In tutta l'Australia si formarono gruppi e petizioni che chiedevano la reintroduzione della pena di morte. Molti ritenevano che nessuna pena detentiva fosse sufficiente per un crimine del genere. Anche politici e membri del Parlamento vennero sommersi da lettere di cittadini che volevano giustizia severa. Quando arrivò il verdetto, la folla fuori dal tribunale esplose. Tutti e 5, John Travers, Michael Mordek, Gary Murphy, Leslie Murphy e Michael Murphy, furono dichiarati colpevoli di stupro e omicidio premeditato. Il giudice li condannò tutti all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale. Disse che i loro crimini erano così disumani da oltrepassare i limiti dell'immaginazione. Travers, considerato il più violento e pericoloso del gruppo, ricevette una condanna a vita per l'eternità, come la definì il giudice, e nessuno dei 5 mostrò il minimo segno di rimorso. Al contrario, durante alcune udienze sorrisero e scherzarono tra loro, facendo arrabbiare ancora di più i presenti in aula. Dopo la sentenza, la madre di Anita, Grace Lynch, divenne una figura molto rispettata in tutto il paese. Nonostante il dolore
si batté per ottenere pene più severe contro gli autori di crimini sessuali e violenti. Apparve in televisione, parlò con politici e partecipò a campagne pubbliche chiedendo una maggiore protezione per le donne. Il padre, Gary, invece cadde in una profonda depressione. Disse che nessun genitore dovrebbe mai sentire i dettagli di come è morta la propria figlia e che il dolore non l'avrebbe mai abbandonato. Per anni la storia di Anita Cobby rimase uno dei casi più discussi e scioccanti della storia criminale australiana. Non solo per la ferocia dei colpevoli, ma anche per il modo in cui la società reagì. Le persone non riuscivano a comprendere come 5 uomini potessero infliggere un tale livello di sofferenza a una povera innocente, senza una ragione, senza pietà, senza un briciolo di umanità. Ad oggi sono ancora in carcere. Michael Murphy però è morto nel 2019 all'età di circa 66 anni mentre scontava appunto l'ergastolo e aveva problemi di salute, tra cui un cancro a fegato. Leslie Murphy rimane ancora detenuto in carcere di massima sicurezza in Australia, continuando a scontare la pena senza possibilità di uscita, mentre Gary Murphy, anche lui è rimasto in prigione. In passato è stato ferito gravemente in una rissa in carcere. E John Travers è detenuto in un regime di massima sicurezza, anche lui, scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. E per ultimo Michael Murdoch, anche lui continua a scontare l'ergastolo. Recentemente ha fatto notizia per aver tentato di ottenere l'accesso a vecchi file di polizia nella speranza di contestare la sua condanna, ma le richieste sono state respinte e rimane in carcere a vita. La madre di Anita, anche negli anni successivi, continuò a partecipare a ogni udienza, a ogni revisione e a ogni tentativo di appello, con un unico obiettivo: assicurarsi che nessuno di loro potesse mai tornare libero. La sua presenza silenziosa ma costante divenne il simbolo di una vigilanza che non si è mai spenta. Nel corso del tempo la storia di Anita Cobby ha superato i confini della cronaca nera, trasformandosi in un catalizzatore di cambiamento sociale, e il suo caso spinse alla nascita di gruppi di supporto per le vittime di aggressioni sessuali e alla diffusione di nuove campagne dedicate alla sicurezza per le donne, in particolare a quelle che tornano a casa da sole di notte. Dopo l'omicidio di Anita, molte persone iniziarono a parlare apertamente di sicurezza femminile, un tema che fino ad allora era spesso minimizzato o ignorato. Cambiarono appunto le abitudini, donne che si organizzavano per rientrare in gruppo, che portavano con sé spray al peperoncino, che chiedevano maggiore illuminazione nelle strade e trasporti più sicuri. Per la prima volta la paura non veniva più taciuta, ma riconosciuta come un problema reale e collettivo. Oggi, più di 30 anni da quella notte, Anita Cobby non viene ricordata solo come una vittima, ma come simbolo di una nazione costretta a guardarsi allo specchio. In Australia il suo nome continua a vivere attraverso cerimonie commemorative, veglie annuali e memoriali a lei dedicati. Luoghi di silenzio e memoria che ricordano quanto alto sia stato il prezzo pagato. La sua storia è ancora oggi citata nei dibattiti sulla violenza di genere, sulla giustizia e sulla protezione delle vittime. Anita è diventata un simbolo di forza, empatia, responsabilità collettiva e soprattutto il suo nome resta un doloroso promemoria. Che ignorare i segnali, voltarsi dall'altra parte o minimizzare la violenza ha conseguenze reali. Conseguenze che una società non può permettersi di dimenticare. Cari amici del Paracrime, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda la seconda parte di Anita Cobby. Spero che questo caso, insomma, vi faccia molto riflettere, soprattutto per noi donne. Fate sempre molta attenzione, sfatiamo il mito che in Australia è sempre tutto sicuro, come dicono in tanti. Io vedo tanti video di tanti ragazzi, non voglio giudicare nessuno, però arrivano qui in Australia e dicono che l'Australia è sicura.
Sì, l'Australia è un po' più sicura dell'Italia, ci sta, ci mancherebbe altro, però non è detto che non ti possa succedere qualcosa. Dovete sempre fare molta attenzione a chi vi sta attorno, cioè non siate ingenue, assolutamente no. Ci sarà sempre quel pinco pallina che ha voglia di disturbarvi o di seguirvi o di combinare qualcosa, quindi non fidatevi, ecco, non fidatevi del fatto che tutti dicono che l'Australia è sempre sicura. No, l'Australia non è sempre sicura, ve lo posso confermare io. Ci sono zone in cui tu non puoi metterci piede neanche alle 10 di sera, scusatemi, neanche alle 10 di sera ci puoi mettere piede perché è talmente pericolosa quella zona magari che non ci puoi andare, capito? E poi ci sono zone un po' più tranquille, però vi ripeto, il pinco pallina di turno, quello un po' svalvolato, quello che ha già dei precedenti, magari fa qualcosa, cioè o vi segue o può succedere di tutto, cioè quindi non siate ingenue assolutamente. Chiamate sempre qualcuno se riuscite, oppure appunto soprattutto la sera, sì, vi ripeto, può essere sicuro fino a un certo punto. Ecco, per quanto riguarda John Cobby, ovviamente non volle più essere coinvolto nei media praticamente, non volle più avere niente a che fare né con giornalisti né con tutto ciò che lo fecero ricordare Anita Cobby. Addirittura c'era stato un periodo in cui aveva cambiato il nome, il cognome Cobby con un altro cognome, cioè il cognome della nuova compagna, però subito dopo comunque ritornò ad avere il suo originale cognome. Questo perché? Perché comunque Cobby il cognome ovviamente lo faceva ricordare di sua moglie che era stata brutalmente uccisa. Lui desidera comunque ovviamente in una vendetta, e in caso dovessero comunque uscire, ma infatti non penso proprio che usciranno perché stando agli ultimi aggiornamenti continueranno a marcire in carcere. Scusatemi se dico questo, non voglio essere cattiva, però è lì che devono stare secondo me. Poi secondo voi non lo so, ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Fatemelo sapere giù nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo. Innanzitutto grazie per aver seguito questo caso insieme a me e ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao! I tell her how much I love her. And I'm sorry I let her down. You still love her? She's still your wife? Yeah. John, thanks very much for your time. Thanks, Chief.